Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Ragazzi, abbiamo la carta della forza. È una bellissima carta perché è una carta che ci parla dell'apertura del cuore, della generosità, dell'andare verso gli altri, ci parla di amore, di compassione, di comprensione anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove potete vedere tutti i servizi che offro. Trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, partiamo con un 3 di pentacoli. Ruota della fortuna, credo che sia il primo segno fino ad adesso che ha questa carta. 6 di spade, cavaliere di spade, il diavolo, asso di coppe e 4 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'evoluzione energetica del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se fosse per i single. In un secondo momento andiamo a vedere anche l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse nel caso abbiate qualcuno, oppure potrebbe essere l'evoluzione energetica della persona che potreste conoscere nel caso siate single. Allora, partiamo da questo 3 di pentacoli. 6 di spade, ullala. 6 di spade, 10 di bastoni. Io credo che qualcuno di voi possa essere in un periodo dove certi progetti, certe ideologie, certe responsabilità potrebbero essere lasciate indietro. Vi sento come in un momento dove o qualcuno sta cambiando lavoro oppure tipo è finito un progetto e si va per quello successivo. C'è come un allontanamento, quindi un distanziamento da qualche cosa, ehm, potrebbe anche essere da qualcuno. Però essendo un 3 di pentacoli lo sento più da qualcosa, come se fosse qualche responsabilità lavorativa, qualche tema inerente alla casa che si è concluso, non so, una riparazione, cose di questo genere, piuttosto che una collaborazione potrebbe anche essere, no? Come se fosse in un periodo dove vi state in qualche modo allontanando da qualche ideologia. Mm. 10 di bastoni è una di quelle carte che invita a lasciarvi indietro certe responsabilità a causa del vostro modo di pensare. Per esempio, 6 di spade, credenza limitante, sono responsabile per la felicità degli altri. Ok, questa potrebbe essere una credenza limitante e non è vostra. La responsabilità della felicità delle altre persone è solo delle altre persone. Voi siete responsabili per la vostra felicità. Ok? Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 10, scusate, 7 di bastoni, uh, e 3 di spade. È come se non foste più disposti
a sacrificare voi stessi in funzione di questa ideologia, di questo progetto. Perché con il 7 di bastoni qui sento che state tenendo come lontano o qualche sofferenza, considerato il 3 di spade, qualche dolore o qualche sacrificio. Diciamo che c'è la ruota della fortuna, quindi sento come se in questa parte di luglio le cose effettivamente potessero cambiare schema. È come dire no, basta, adesso mi sono stufato, mi sono stufata. E abbiamo un 6 di spade anche qui, andiamo a vederlo. Allora, abbiamo un fante di pentacoli, la carta della forza, di nuovo un 3 di pentacoli, quindi sono le due energie di apertura, e l'asso di pentacoli. C'è come qualche cosa che non volete lasciare indietro. Sento come se fosse un secondo tentativo. Perché comunque il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista. È come se voleste iniziare a pensare in modo diverso, ad agire in modo diverso, a progettare in modo diverso e ricominciare da capo. Per qualcun altro può essere che si stia lasciando una vecchia situazione e ci si avvicini all'inizio di una nuova situazione, perché non vi nego che comunque avete la ruota della fortuna, c'è un qualche tipo di cambio, secondo me inaspettato. Normalmente con la ruota della fortuna è positivo, ma guardando questo 3 di spade vi dico che sì, qualche strascico potrebbe comunque lasciarlo. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Mago, 4 di bastoni e 7 di pentacoli. Sì, c'è voglia di iniziare qualche cosa, c'è voglia di ritrovare la serenità, la pace, la calma, la tranquillità. Cioè, guardate, l'asso di pentacoli è il seme, ok, che viene piantato, e il 7 di pentacoli è l'attesa che la pianta dia i suoi frutti. È come se non riusciste a prendere una decisione qui, a capire che tipo di assetto mentale prendere, mi verrebbe da dire. Io sento che con questa ruota della fortuna, secondo me, nel momento in cui vi sposterete per X motivi, lavoro, piacere, dovere, commissioni, quello che vi pare, ehm, sento che è molto, il tutto è molto legato a un progetto. Ve la devo dire tutta, è come se fosse un qualche cosa, potrebbe essere un collega di lavoro, una collega di lavoro, però io ho come la sensazione che una persona nuova, se proprio non avete nessuno e vi state semplicemente allontanando da qualche cosa di vecchio, una persona nuova potrebbe entrare adesso praticamente. Andiamo a vedere questo diavolo. Mm, carro. Sì, ma è l'agire che non sapete come... perché c'è proprio questo cavaliere di spade che mi dice devo aspettare per capire come far funzionare questo 4 di bastoni, come trovare la stabilità, come trovare una linearità. E che qui dipende anche da qual è il vostro obiettivo, il come muoversi per ottenerlo. Allora, qui sento che vi sentite incastrati fondamentalmente. Può essere che qualcuno abbia un problema a livello proprio di mobilità fisica, potreste essere in un momento di convalescenza, piuttosto che magari non avere un mezzo di trasporto. Mm,
o semplicemente, come vi dicevo prima, c'è qualche azione che volete fare ma non sapete in che direzione farla. Io ho come l'idea, adesso poi vi dico i segni, ho come l'idea che questa persona potrebbe o già essere presente nella vita di qualcuno, ed è come se ci fosse bisogno di cambiare un po' queste dinamiche di comportamento, potrebbero essere le dinamiche con cui vi difendete, oppure appunto potrebbe essere una persona nuova che entra, secondo me, tra la terza e la quarta settimana, cioè più o meno a cavallo del fine settimana. Andiamo a vedere questo asso di coppe però, perché è bellissimo. 2 di spade, asso di spade. Wow. E fante di bastoni. Quindi io sento che qui, ragazzi, qualche cosa o sì si muove. Una verità viene detta, potrebbe essere una dichiarazione, o probabilmente voi potreste sentire questo sentimento che sta sbocciando, il cuore che si sta aprendo, e pensare effettivamente se dire questa cosa apertamente oppure se, diciamo, godere della compagnia di questa persona tacendo i vostri reali sentimenti. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 3 di coppe e matto. Secondo me avrete da festeggiare alla fine del periodo, c'è il matto, quindi il tutto mi fa ben sperare per una nuova storia, per una nuova avventura, per una nuova love story. Segni zodiacali, prima che mi dimentichi. Allora, abbiamo Cancro, Capricorno, Leone, Toro e Ariete. Ok, andiamo a vedere. Tenete presente che i segni zodiacali sono solo indicativi. Sapete che potrebbe non essere il segno, ma magari essere l'ascendente perché è quello che risuona sempre di più di primo acchito. Quindi prendetele veramente come indicazioni. Allora, andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, non importa il tipo di legame che vi unisce. Ok. Partiamo subito col diavolo, che tra l'altro avete anche voi. 10 di spade. 4 di coppe, 10 di bastoni, re di pentacoli, 10 di bastoni ce l'avete tutte e due, il diavolo anche, 6 di coppe, voi avete il 4 di bastoni, e l'eremita. Io sento che questa persona così d'entrata con questo diavolo potrebbe sentirsi un po' incastrata. Fante di pentacoli ce l'avete lì. Andiamo a vedere questo e 3 di bastoni. Potrebbe anche essere un po' controllata questa persona, è come se si stesse controllando perché non vi conosce ancora e magari non si fida. E quindi potrebbe anche essere una di queste persone che non dà tante conferme, che non dà soddisfazioni, che non prende posizione. Però vi dico anche che con il matto e il diavolo potrebbe essere una persona che vuole divertirsi. Ed è per quello che magari abbiamo questo 3 di bastone al contrario che mi indica il non voler costruire, il non voler andare avanti, il non vedere altre opzioni. E credo che sia per quello che qui ad un certo punto voi, vedendo che i vostri progetti, le vostre aspettative non vengono soddisfatti,
che comunque non c'è questo tipo di potenziale, potreste effettivamente allontanarvi con questi due 6 di spade. Andiamo a vedere 10 di spade. Fante di coppe. E re di coppe. Allora, la sensazione che ho è che con questa ruota della fortuna le dinamiche cambino, cioè che questa, vedendovi allontanare o comunque sentendovi un po' più freddi, non lo so, c'è un qualche cosa con questa ruota della fortuna che fa cambiare le dinamiche. Questa persona potrebbe effettivamente porgervi una coppa, però la sensazione che ho è che parli di amore, non è che senta l'amore. Non so se si coglie la differenza ed è per quello che sì, e voi avete un 7 di bastoni, non è che vi convinca tanto. Sento che state ancora un po' soffrendo. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Mm. Luna e giustizia. C'è qualche zona d'ombra che secondo me fate fatica a vedere. O c'è qualcosa che non volete vedere perché, scusate, non voi, la vostra persona di interesse, che non vuole vedere, può essere qualche cosa che non voglia svelare, che non voglia rivelare, o qualche tipo di promessa che ha fatto a se stessa questa persona. C'è come un non voler vedere il potenziale punto medio. È come se non ci fosse possibilità di accordarsi, una cosa del genere. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché anche qui ho l'idea che la persona possa togliersi dalla testa di creare qualche cosa di concreto con voi, che è un po' la stessa energia che avete anche voi, è come se sapeste, ehm, come se facesse difficoltà. Tenete presente che l'asso di pentacoli ce l'avete tutti e due. E anche qui vi dicevo, c'è come il dover pensare di costruire qualche cosa in modo diverso da come ve lo aspettate probabilmente con questa persona. 7 di pentacoli, che di nuovo c'è anche qui. È come se ci dovesse essere un restyling della situazione, secondo me, per far sì che questo asso di pentacoli possa effettivamente iniziare, possa essere un seme da coltivare, da piantare. Andiamo a vedere il re di denari, perché anche qui si parla di accordi, qui avete la giustizia. Io credo che debba solo cambiare la prospettiva da parte di entrambe e riuscirete come a trovare un punto di incontro, un modo per vedervi più spesso. Può essere una questione del come ci vediamo, quando ci vediamo, non possiamo vederci, tu lavori, ti sposti, non so, ci sono X motivi per cui si fa fatica a trovare un punto di incontro, però verso fine luglio secondo me sì che si raggiungerà diciamo una quotidianità, una linearità, una regola mi viene proprio da dire. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché anche qui asso di bastoni e giudizio. Ragazzi, sembrerà quasi una fiaba alla fine di luglio. Io ve lo dico perché avete anche l'asso di coppe, l'asso di spade, l'asso di bastoni, due volte gli assi di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'eremita. 4 di spade.
E re di bastoni. Io ho come l'idea, ragazzi, che... Allora, innanzitutto quello che mi viene da dire, se siete in silenzio stampa, con questo giudizio sento che potreste rivedervi, addirittura reincontrarvi con questo asso di bastoni, il 6 di coppe, i due assi qui. ehm, Sento come un riavvicinamento, ok? Probabilmente c'era un momento di attesa con questo 7 di pentacoli che si ripete. Può esserci stato come un qualche cosa che, allora per qualcuno è stato qualcosa di leggero che poi si trasforma in qualche cosa di più, secondo me, può essere come una conoscenza, un'attrazione che diventa una, perlomeno una storia. Asso di bastoni e matto. Per qualcun altro, se già vi frequentate da un po', sento che potrebbe essere il momento di parlare chiaro su quello che si prova, su come poter cambiare la situazione, su come potersi vivere di più, su come potersi togliere da dosso questi diavoli. Io sento che la chimica è alle stelle, ragazzi, ve lo dico. C'è adrenalina, scintilla alle stelle. Credo che se siete in silenzio stampa potrebbe terminare questo mese. Sì, guardate, ho come l'idea che dovrete solo avere il coraggio di andare avanti, ma ce l'avete anche qui la carta della forza. Non desistete, non mollate fondamentalmente, è questione di cambiare le dinamiche in questi 15 giorni, di vedere le cose da un'altra prospettiva e vedrete che ci sarà come questo nuovo super inizio. Avete un poker d'assi con un asso ripetuto. Scusate, 1, 2, 3, 4, 5, ruota della fortuna, 2 matti. Bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Uh, uh. Ok, allora, qui abbiamo l'ascia che parla di rotture, di separazione, ecco, di interrompere lo schema ed è quello che succede con la ruota della fortuna. Trattamento del silenzio e abbandono. Ci può stare, soprattutto per quelli che sono in silenzio stampa. Ci sono varie carte dove voi ve ne andate, quindi potrebbe essere che decidiate come di lasciar perdere, come vi dicevo all'inizio, no? Certe situazioni, certe questioni. Però poi qui abbiamo anche qualcuno che rincorre in una relazione di codipendenza. C'è sempre un tema con l'abbandono, però vi dirò, fatemi controllare, non avete neanche un 5. Mm. Possono essere le credenze limitanti o il vostro modo, beh, questo è quello della vostra persona di interesse in realtà. C'è come qualcosa qui che state difendendo, che probabilmente volete mantenere nella vostra vita e può anche essere giunto il momento come di abbandonare. Mm. Amici del cancro, stavo guardando se riuscivo a darvi altre informazioni un po' più felici. Diciamo che c'è questo nuovo inizio, però è come se ci fosse un tema con l'abbandono qui, con il cambio, lo schema di comportamento. Fatemi sapere voi nei commenti come vi risuona la lettura
E sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o scrivere un WhatsApp, oppure potete affrontare il percorso in autonomia semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di chakra, di traumi, di alto-basso astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 2, 3A e 3B. Sono da guardare in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!